Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 19 al 25 agosto con questa luna piena in acquario. Che cos'è questa luna piena in acquario? Questa luna piena in acquario è la rivoluzione emozionale. L'acquario dominato da Urano fa una rivoluzione all'interno delle tue emozioni, della luna, e ti esorta nel viaggio sciamanico a dire sì alle tue emozioni, a vederle come dei, perché ti vogliono dare la loro forza, la loro bellezza, affinché tu possa esprimere la tua natura selvaggia. E quindi questa luna in acquario farà fare una grande rivoluzione emozionale a tutti noi, soprattutto allearci con gli dei che ci vengono a trovare sotto forma di emozioni, di eventi, di enti, entità. Quindi, ragion per cui invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole. Detto questo, partiamo subito, analizziamo la parte generale con l'approccio sciamanico e quello che accade con i tarocchi e poi l'amore. Vediamo in questa settimana. Allora, bilancia, cosa accade in questa settimana? Il tamburo, eh sì che sentirete le emozioni, ragazze mie. Il tamburo è proprio il tamburo sciamanico. Quando si fanno le danze o comunque i rituali sciamanici si usa il tamburo. E perché il tamburo? Il tamburo è il suono primordiale che racconta e ti ricorda il ritmo del tuo cuore, la natura selvaggia che vuole uscire. Quindi avrai una grandissima connessione spirituale con le tue emozioni e con la tua natura selvaggia, e questa carta ti invita a sentirla e a uscire fuori, a far uscire fuori questa cosa. È proprio la trance sciamanica. È proprio la trance sciamanica. Sarai in una condizione di trance, cioè transpersonale. Cosa vuol dire? Uscire fuori dalla persona, dall'etrusco persu, che significa maschera, e quindi ogni cosa che accade è una maschera del divino, ogni persona che incontriamo è una maschera del divino, e diciamo che sarai proprio nella condizione di vedere tutto come manifestazione del divino, sarai in una condizione di eccitazione, mi verrebbe da dire. Sapete che la parola sciamano significa anche eccitato, il sempre eccitato, cioè è sopra la realtà duale della mente, della non mente. Quindi questa carta, oltre a dirti quello che ti sto dicendo adesso, ti dice anche di predisporti a stare in questo stato di trance, oltre la mente duale, in questa condizione di eccitazione come lo sciamano, per cogliere la verità di ogni cosa. Ok? Wow, carta fortissima questa per te, fortissima. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito a linea generale. Vediamo dove puntano di più l'attenzione in questa settimana e poi facciamo l'amore. Allora, cosa accade in questa settimana dal 19 al 25 agosto per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia? Cinque di spade, il sole, 8 di spade, fammi mettere due altre, la temperanza. Ok, ho capito. Guarda, ti dico una cosa, ci possono essere delle tensioni e conflitti con qualcuno, anche con dei figli, che però verranno risolti. Oppure ci può essere tensione con i figli, rispetto al papà dei tuoi figli, che però verranno risolte con piena apertura e guarigione. Oppure io qua vedo che ci possono essere delle tensioni con qualcuno che però verranno risolte. Mi dicono tensioni, 5 di spade, 8 di spade, che ti danno un po' di frustrazione, un po' di sentirti bloccata,
rispetto a una situazione, il Sole, che mi parla della risoluzione di una felicità a cui vuoi auspicare con queste persone, o proprio a una felicità tua interna dove la mente ti blocca. Ti dice la temperanza, le cose si risolvono. Verrà portata guarigione nelle situazioni di tensione o di conflitti o di mancanza di comunicazione che genera tensione con le persone o membri della tua famiglia o nel lavoro anche. Diciamo che c'è una ripresa emozionale, la temperanza proprio di comunicazioni laddove non ce ne sono o laddove c'è tensione comunicativa, l'incapacità di venirsi incontro, provare un po' di rancore, darsi un po' le spalle, risoluzione di questo. Ora, ci possono essere un po' anche di tensioni riguardanti la stabilità, la casa, la famiglia, che però verranno risolte, mi dicono. Verranno risolte, vedi, le di bastoni verranno risolte. Vediamo un po' energia positiva per te in questa settimana. Il mondo, si apre una nuova tappa, non una tappa che è relativa più alle tensioni, ma una nuova tappa di successo legata a quello che ti ho detto. Vediamo ancora sul mondo che tipo di tappa è di successo questa. Il mago, assolutamente sì, la manifestazione della bellezza, la manifestazione della... anche sul lavoro, si apre una nuova tappa nel lavoro, sarà quello il tuo problema, per esempio, laddove è possibile che c'era un po' di incapacità di intendersi con il capo sul lavoro o all'interno del contesto lavorativo. Diciamo che si apre una nuova tappa per te con il mago, di equilibrio, e il mago mi parla non solo di una nuova tappa nel lavoro o anche un lavoro nuovo, oppure mi parla anche della comprensione delle tue dinamiche mentali, come vi insegno sempre sul canale, da vittima di una situazione che non si sistema, vittima del mentale, 5 di spade, 8 di spade, e quindi da una condizione di vittima a una condizione di mago rispetto alla felicità che la tua anima vuole auspicare per superare il blocco mentale. E quindi a livello proprio generale e sottile, tant'è che col tamburo ti ho detto vai al di là della mente, 5 di spade, 8 di spade. Vediamo quale può essere la carta negativa, il blocco in questa settimana. Il re di coppe, probabilmente qua abbiamo una persona che non si esprime emozionalmente, una persona che non si esprime emozionalmente, oppure che tu non ti lasci guidare tanto dalle tue intuizioni perché abbiamo avuto una tappa dolorosa a livello emozionale. Perché il re di coppe al blocco? 7 di spade, non ti fidi di qualcuno che o non si esprime emozionalmente o non ti fidi dell'altro. Mi può parlare di altri ambiti questi di natura relazionale, però rispetto a questi altri ambiti, perché qua stiamo vedendo in linea generale, abbiamo un po' di roba, un po' di cose, no? Mi dicono che in linea generale esci da una situazione di blocco di natura mentale perché la tua anima ha questa aspirazione ad emergere per risolvere i tuoi conflitti interni e di tensione o con una persona sul posto di lavoro o con una persona, o fatto sta che qua mi esci da una condizione di mentale di vittima portando guarigione. Poi mi parlano di un'altra cosa qui, di un re di coppe, che può essere anche l'espediente, l'innesco di queste situazioni, oppure semplicemente un'altra persona di cui non ti fidi, oppure non ti fidavi ancora a seguire le tue intuizioni, perché il re di coppe e le intuizioni, che tu sia uomo o donna non importa, e quindi qua invece la mente ti bloccava a seguire le tue intuizioni, no? Invece lo farai con il mago qua. Ok, vediamo cos'altro ci dicono in linea generale con gli Angelion. Speranza nel mare tempestoso, torna la quiete dopo la tempesta. Infatti, che ti ho detto? Torna la quiete dopo la tempesta rispetto a delle condizioni qua dove vedevo dei blocchi che possono intercorrere in questa settimana o ci possono essere già stati. Quindi tu me li elabori in questa settimana, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere sia che tu abbia una persona in mente, sia che non ci sia nessuno, che cosa arriva alle mie ragazze e ai miei ragazzi del segno della bilancia in questa settimana. Mettiamo prima di tutto una carta guida, amore, bilancia, in questa settimana, 19 al 25 agosto, una carta guida sull'amore. Dieci di spade. Si chiude una tappa dolorosa, o stiamo vivendo una tappa dolorosa, una tappa difficile con qualcuno che è giunta però al termine. 10 è il termine.
Stiamo vivendo o una chiusura o una tappa dolorosa con qualcuno, qualcosa che è successo di doloroso con qualcuno, o una tappa emozionale dolorosa che stiamo chiudendo, al di là se c'è una persona o meno. La giustizia. Guarda, per giustizia divina mi dice che dietro l'angolo c'è un nuovo amore o il rinnovo di una relazione. Quindi stiamo finendo di elaborare una tappa dolorosa e c'è qualcosa di nuovo per diritto divino, per giustizia divina. Vediamo un po' di cosa si tratta. O hai chiuso tu una tappa con qualcuno? Vediamo un po'. Vediamo. Amore, cosa accade in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia? Scusami. Amore. Sì, re di bastoni e il matto. Guarda, vedo nuovi inizi. Vedo nuovi inizi, un ripartire da zero, un punto e a capo, nuovi inizi. Vediamo un po'. Un lasciarsi finalmente andare, energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura, e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il matto, 2 denari, 3 di coppe, 6 di spade, 7 di denari. Guarda, qua mi dice che la vita relazionale amorosa era un po' altalenante ultimamente. O c'era una distanza, o attesa, tu te ne sei andata da qualcuno, ti sei aperta a nuove amicizie, eri un po' in dubbio, oppure qua c'era una tappa altalenante con qualcuno e qua il matto mi dice ti metti alle spalle la tappa altalenante. Ora vediamo come. Ok. Vediamo un po'. Energia attuale, bilancia, amore. 8 di coppe. Molti di voi se ne sono andati da una connessione o stanno vivendo un cambio emozionale, già te l'ho detto qua. O hanno lasciato proprio indietro una connessione, ve ne siete andate, o andati, o c'è stato un allontanamento emotivo, una separazione. Comunque siete voi che volete un cambio emozionale. Vediamo il positivo. Al positivo la Torre, o qua date un ultimatum a qualcuno, o l'avete già dato questo ultimatum, o date un ultimatum a qualcuno o l'avete già dato questo ultimatum, oppure qua ci può essere anche, nelle migliori delle ipotesi, qualcosa che arriva all'improvviso, non te l'aspetti, desta un po' di scompiglio ma è al tuo positivo. Anche un colpo di fulmine può essere, anche una reazione inaspettata al tuo positivo di qualcuno che ti lascia un po' senza fiato. Vediamo comunque, il blocco qual è? 4 di coppe, sì, qua mi viene chiaro che voi avete dato un ultimatum a qualcuno, avete discusso con qualcuno perché non siete soddisfatti del comportamento di questa persona nei vostri confronti, perché vi tiene a un lato, non vi dà tanta considerazione e volete un cambio. O l'avete già dato questo cambio con questo ultimatum o lo darete in questa settimana. O siete insoddisfatti di quello che avete avuto fino a questo momento. Vediamo il passato, asso di spade, 6 di coppe. Io qua vedo che c'era una connessione con qualcuno importante del 6 di coppe, però non eravate soddisfatte o soddisfatti. C'era una connessione con qualcuno ma non eravate soddisfatte. Vediamo che succede qua. Prossimi giorni, amore. 2 di bastoni, 6 di bastoni, Cavaliere di spade. Date un ultimatum a qualcuno in questi giorni, oppure l'avete già dato e questa persona reagisce a voi e rientra, perché questa persona lo sa che siete insoddisfatte. Quindi o date un ultimatum a qualcuno o l'avete già dato e questa persona reagisce a voi. Sì. Che viene dopo il cavaliere di spade? Paggio di spade. Allora, qua mi parlano chiaramente di una questione di questa natura qui. Quindi o date un ultimatum a qualcuno, o ve lo ripeto, in questa settimana date questo ultimatum mettendo dei limiti. Questa persona reagisce a voi, vedendovi a parlare, però voi state sulla difensiva. Oppure qua per le ragazze singole, i ragazzi singolo, io vedo che qua entra una persona,
però non so se proprio in questa settimana o alla fine di questa settimana, perché qua tu stai elaborando una situazione di esserti messa alle spalle qualcuno, e qua vedo col 6 di bastoni che sei piena delle tue energie, pieno delle tue energie, e metti un po' le difese a qualcuno. Però qua col paggio di spade mi dice la torre, qualcuno ti osserva e si fa avanti. Sì. Vediamo un po' cosa ci raccontano i miei tarocchi, cosa ci aggiungono. Vediamo. Allora, bilancia, energia attuale, 8 di coppe, 2 di spade. Non sapete cosa pensare di una connessione di qualcuno rispetto al fatto che ve ne siete andate, che avete dato un ultimatum, non lo potete dare in questa settimana. Vediamo la torre al positivo. 7 di bastoni, chiaramente mettete i limiti a qualcuno. 4 di coppe al blocco, perché qua non siete contente. 2 di denari, dubbi riguardanti a questa persona. 6 di coppe, asso di spade, cavallo di bastoni, 6 di coppe, asso di spade, cavallo di denari, perché qua questa persona ha fatto un po' di andi e rivieni, cioè prima è andata veloce, poi è andata lenta, poi prima veloce e poi lenta. Quindi siete insoddisfatti di questo comportamento, date un ultimatum, lo darete in questa settimana o avete dato questo ultimatum, non sapete cosa pensare di questa persona. Questo è il senso. Il 2 di bastoni, prossimo futuro, 2 di bastoni, re di denari. Forse questa persona lavora fuori, ha degli impegni di lavoro, voi siete scocciate o scocciati. 6 di bastoni, regina di coppe, 6 di bastoni, carro. Per molti di voi questa persona reagisce a voi perché sa che non si è comportata bene, quindi voi darete questo ultimatum e questa persona reagisce a te, arriva da te se stava lontana, viene da te. Vediamo il cavaliere di spade, l'appeso. State a guardare cosa succede dopo aver dato questo ultimatum o dopo esservene andate, questo mi stanno dicendo. Paggio di spade, asso di denari, e poi questa persona reagisce a te. Questa persona reagisce a te, qua c'è una distanza tra te e questa persona. Io ti dico, questa è una stesa che mi parla molto dell'argomento di cui vi sto dicendo. Per le ragazze single, vi dico, qua c'è una persona che ti osserva molto, però tu è come se per te la metti un po' alla prova questa persona. Può essere un colpo di fulmine, però a cui tu metti i limiti, la metti un po' alla prova. Diciamo che questa persona viene da te all'improvviso, tu non te l'aspetti, la fai aspettare, metti un po' di limiti e stai sulla difensiva per vedere ma che vuole questo? Ok? Se non ti risuona questa stesa perché mi parla di queste due cose specifiche, guardati il tuo ascendente, la luna o Venere, soprattutto il tuo ascendente, va bene? Qua abbiamo anche i segni del cancro, pesci, scorpione, toro, vergine, capricorno, ariete, leone, sagittario. Fammi vedere una cosa, fammi vedere una cosa. Qual è la tua energia nei confronti di questa persona? Infatti 2 denari, vedi, non sai cosa pensare, hai dei dubbi su questa persona, sia che sia una persona nuova che una persona che già conosci. Qual è l'energia di questa persona, re di denari, nei tuoi confronti? 5 di coppe, è mosso da un pentimento nei tuoi confronti, vedi, è pentito, te l'ho già detto, forse per lavoro. 3 di denari, è mosso da questo pentimento, tu dai un ultimatum, sì, perché non ti ha dato quello che meritavi. Quindi è una stesa specifica per queste due situazioni, d'accordo? Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona, re di denari. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Guarda, essendo questa persona mossa da un pentimento, si dà conto anche, perché è una persona comunque responsabile, vedo qui, re di denari alla fine. E si dà conto del sacro che c'è nel vostro rapporto, cioè della bellezza che c'è nel vostro rapporto. Che cosa vuol dire insieme cambieremo il mondo? Cambieremo l'approccio al mondo, l'approccio alla vita, l'approccio alle cose. Ok? Vediamo un po' cos'altro ti dirà questa persona. Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Questa persona sa che si deve guadagnare la tua fiducia e quindi non gli importa, va bene? Cioè, quanto manca, tu stai sulla difensiva perché sei tu che metti i limiti qua. Un'altra.
io ti stupirò e ti stupirà questa persona. Magari io vedo qua che molti di voi che gli hanno dato già questo ultimatum o che se ne vanno in questa settimana, questa persona reagisce a te e sei tu che lo fai aspettare poi, va bene? Ok, vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta dei Rider White. 9 di coppe, sì, qua tu te la prendi con calma con i tuoi tempi, sia che sia la persona che già, vedi prima di andare al 10 di coppe, ci vuole un po', da parte tua però, te la prendi con calma, il 9 di coppe mi parla del fatto che tu stai proprio bene con te stessa o con te stesso, mettendo un po' di limiti e mettendo alla prova questa persona, vedrai cosa poi farà. Ok, vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Sinfonia incompiuta, co-creare, assolutamente sì, aspetta un po' di giorni e vedrai che qua quello che era incompiuto, co-creare, il venirsi incontro, fare dei piani insieme, pace, cioè si crea di nuovo un'armonia, va bene? Quindi secondo me lo farei aspettare tu. Comunque, detto questo, ragazze mie, vi auguro una settimana meravigliosa. Io vi stringo forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!